nell'episodio precedente. Io, a dir la verità, ero un po' scettico a cambiare soltanto il silenziatore perché pensavo che fosse una modifica da nulla. Abbiamo una moto molto più rabbiosa e una moto molto più rapida a salire di giri. Ciao raghi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna a parlare di nuovo di elaborazione del punting. Intanto questo coposo che ha il suo peso. In particolare oggi mi è arrivato un pacco particolarmente interessante. È una modifica molto importante quando si tratta di due tempi. Fra un po' andiamo a spacchettarlo, però prima ci tenevo a dire una piccola cosa. Vi rubo solo 10 secondi e poi non vi rompo più le balle. Dato che questa rubrica è impegnativa anche a livello economico, vi invito a lasciare un like, un'iscrizione e un commento. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale a farlo crescere. A voi non costa nulla, a me invece fa la differenza. Spero siate comprensivi. Adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a spacchettare il pacchetto. Mamma mia, già è solo bella già vederla. Raga, mi è arrivata una Scalvini. Detta in poche parole, la regina delle marmitte. Quando si parla di espansioni, due tempi è veramente fondamentale e cruciale. Anche guardandola rispetto all'originale, qui è un po' più piccolina. Qua il controconno è un po' più sottile. Andiamo a provarla. Let's go! E allora raghi, ci siamo. Piccolo soundcheck iniziale e poi gli diamo del gas. Oh raga, tira più di una moto stradale a 4 cilindri. È veramente tanta differenza. Andiamone a parlare. Allora, io la prima volta che l'avevo provata non mi aveva particolarmente convinto. Una volta tornato a casa mi sono consultato col meccanico di fiducia, appunto il signor Pippo. Lo stesso quello che ha montato il pacco lamellare e quello che anche sta seguendo questo progetto. Mi ha ricordato appunto che la carburazione andava modificata. Ho smontato la candela e mi sono accorto che era magra. Quindi agendo sul getto del massimo e sul getto del minimo, praticamente oggi è un'altra moto. Praticamente la moto tira da morire. Praticamente sembra di aver preso di 1000 o 2000 giri in più in alto. Un'erogazione fantastica, non me l'aspettavo. Possiamo addirittura insistere con le marce, perché il problema del silenziatore è che ci rendeva una moto corta, ma in realtà il silenziatore è molto rapido a salire di giri. E mettendo questa marmitta, questa problematica si è sistemata. L'unica problematica che mi sento di dire adesso è che abbiamo perso quella corposità in basso e quella grinta. Però secondo me con la carburazione si può aggiustare questa problematica. Allora è molto indicata per le piste da cross. Forse per un uso enduristico non lo so fino a che punto, perché l'ho appena finita di abbozzarla. Una caduta stupida, ha abbozzato la marmitta. E da starci attenti, cercate di non cadere. Fortuna che queste situazioni non mi danno fastidio. Dio Black & Decker.
E per concludere, un'altra cosa che purtroppo ho dimenticato a dire durante le registrazioni è che adesso la moto è veramente molto più impegnativa da guidare. Abbiamo fatto uno step decisivo con questa marmitta. È chiaro che più avanti andiamo con le elaborazioni, più la moto sarà più difficile da guidare. Un'altra cosa che non avevo messo in conto sono i consumi. Adesso la moto consuma veramente tanto. Spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se volete supportare il canale potete farlo tramite un like, un'iscrizione e un commento. Ragazzi, è un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale, può fare la differenza. A voi non costa nulla perché è gratuito, a me invece fa veramente tanto la differenza. Noi ci ribecchiamo col prossimo video e statemi bene.